Ragazzi, sono molto eccitato, siamo in Estonia e oggi finalmente vado a ritirare la mia e-residency. Arrivo da Madrid e qui a Tallinn ci sono 10 gradi, quindi vestiamoci. Oh. Vamos! Per chi non lo sapesse, l'e-residency è un programma di digitalizzazione estone che tramite un ID che stiamo andando a prendere ti permette di aprire e gestire un'azienda estone completamente online. Questo programma esiste dal 2014 e ha reso l'Estonia famosissima nel mondo per quel che riguarda i temi della digitalizzazione. Pensate che sono più di 80.000 le persone nel mondo che hanno un e-residency. Ora andiamo a prenderla, che sono elettrizzato, non vedo l'ora di vederla e farvela vedere, poi vi spiego tutto e vi spiego anche come si fa ad ottenerla. Ok, è stato velocissimo, mi hanno fatto fare le impronte digitali e mi hanno consegnato l'e-residency. Amo l'efficienza nordica. Ora andiamo in un posto meno ventoso e vi spiego come funziona e facciamo anche l'unboxing. Alla fine sono tornato in hotel perché fuori c'era troppo vento e faceva troppo freddo. Comunque facciamo un unboxing dell'e-residency. E-residency kit e welcome to our new Digital Nation. Qui dovrò censurare tutti i codici. Comunque dentro, dopo averla aperta, abbiamo una carta d'identità e una pennetta che è semplicemente un lettore da utilizzare con la nostra carta per identificarci nel portale dell'e-residency, del portale estone. Dopodiché sempre qui dentro ci sono tutte le istruzioni per accedere al portale e il PIN per accedervi. Ovviamente questo non ve lo apro qui davanti, e qui dietro ci sono altre indicazioni sempre per accedere al portale. Ma ora, come fare ad ottenere questo bellissimo pacchettino? In realtà è molto semplice e chiunque può diventare residente digitale in Estonia e quindi farsi l'e-residency. Basta passare dal sito del governo estone, che vi lascio qui sotto in descrizione se foste interessati, e in quel sito c'è un modulo con 9 passaggi da quel che ricordo, dove essenzialmente dovete dire chi siete, cosa fate e da dove venite, con relativi documenti che verificano tutte queste cose. Completiamo l'e-residency. 100 euro. Appena fatti i 9 passaggi, time to pay. Dopodiché dovete pagare una commissione di 100 euro. E tutto questo processo l'avevo fatto ancora ad aprile quando ero a Londra. Ci metteranno circa un mesetto a verificare tutti i documenti ed approvare la vostra richiesta. Una volta approvata voi potete scegliere dei checkout point, cioè dove andare a ritirare la vostra e-residency. Vanno bene tutte le ambasciate estoni in giro per il mondo. In Italia, da quel che so, ce n'è una a Milano e una a Roma. Dato che io non sapevo dove sarei stato in quel momento temporale, quindi poi a maggio, ho deciso di dire ok, tenetemela qui in Estonia, poi faccio un viaggio in Estonia, così colgo anche l'opportunità di andare a Tallinn e ritirarla direttamente a Tallinn. Però la potete tranquillamente ritirare in un'ambasciata estone in Italia o dovunque nel mondo. Ma perché, a cosa serve e a chi potrebbe essere utile l'e-residency? Allora, come vi dicevo prima, questa residenza digitale, ed è una residenza digitale specifico, questa carta non corrisponde alla vostra residenza fiscale, quindi dove andrete a pagare le tasse, e non vi dà neanche il diritto, se siete extraeuropei, di entrare in Estonia e avere una residenza europea, quindi riuscire a girare tranquillamente tutta l'Europa. È semplicemente una chiave di accesso al portale estone, che poi vi permette di firmare documenti del governo estone o aprire un'azienda in Estonia. E questa cosa non è utile nemmeno a tutti. Per esempio, io l'ho fatta semplicemente per farci un video. Penso che nel futuro non andrò ad aprire un'azienda in Estonia, però chi lo sa, magari in futuro lo farò, anche perché qui la digitalizzazione e la burocrazia sono tra le migliori in giro per il mondo e le tasse non sono nemmeno così alte a livello aziendale. Però ne andremo a parlare magari anche con Xolo, che è un'azienda, una startup che si occupa proprio di questo qui. Chissà che mi rispondano. A chi potrebbe interessare? Potrebbe interessare sicuramente a tutti i cittadini extraeuropei, a un americano, a un giapponese, a un cinese che vogliono aprire un'azienda in Europa e avere una partita IVA europea, cosa che per loro non è per nulla facile da raggiungere. Un altro tipo di persona che potrebbe essere interessata all'e-residency sono tutti quei freelancer nomadi digitali e che non sanno come e dove gestire in modo snello la propria attività. Per un italiano, per un residente in Italia, questa
questa cosa non è propriamente l'ideale, perché comunque se si ha un'azienda all'estero e si è residenti in Italia, uno, si rischia l'esterovestizione, e due, comunque se poi si apre un'azienda qui in Estonia con l'e-residency, le tasse a livello personale vanno pagate in Italia, le tasse a livello aziendale sono un conto, e qui in Estonia a livello aziendale sono al 20% sull'invio del dividendo. Non c'è tassazione sul profitto, ma c'è tassazione solo nel momento in cui si stacca un dividendo dall'azienda. Ma comunque, se riesco, vado a fare un video nello specifico sulle aziende in Estonia. Quindi ogni caso è da vedere individualmente. Ci sono persone che potrebbero avere infiniti vantaggi facendosi un e-residency, e invece persone a cui questa cosa non servirebbe a nulla, anzi potrebbe essere semplicemente uno spreco di 100 euro per avere una carta che poi non ti serve a nulla, non userai mai per aprire un'azienda in Estonia, non userai mai per entrare nello sportello nel portale estone. Però è iper interessante come progetto di digitalizzazione e snellimento, e potrebbe essere molto utile per freelancer e nomadi digitali. Io qui sotto in descrizione vi lascio una marea di fonti e articoli utili e anche statistiche, perché c'è proprio un portale dedicato a chi ha l'e-residency dove ti aiutano, rispondono alle tue domande, e ci sono tutte le statistiche di tutte le persone in giro per il mondo che hanno fatto l'e-residency. Vi lascio tutte le informazioni in descrizione. Voi iscrivetevi e ditemi se volete un video dove andiamo a parlare più nello specifico delle aziende in Estonia, e magari andiamo a vedere come utilizzare questa e-residency, perché sono curioso. Adesso vado ad entrare nel portale e ditemi cosa ne pensate. Io lo reputo un progetto veramente figo che ha portato un sacco di fama e prestigio all'Estonia, oltre ad aver snellito e digitalizzato questo paese.